Lezione 1. Gestire le spese mediche impreviste. Buon pomeriggio Anna, spero che la tua giornata stia andando bene. Buon pomeriggio John, sto molto bene, grazie. Che argomento hai in mente oggi? Volevo parlare di come gestire le spese mediche impreviste. Può essere una situazione stressante. Questo è un argomento pertinente. Molte persone devono affrontare spese mediche impreviste ad un certo punto della loro vita. Assolutamente. Quali strategie utilizzate quando ricevete una fattura medica sorprendente? Per prima cosa, esamino attentamente la fattura. Mi assicuro che tutti gli addebiti siano chiaramente dettagliati e accurati. Questo è un approccio intelligente. Comprendere le accuse aiuta a valutarne la validità. Se qualcosa non sembra chiaro, non esito a contattare l'operatore sanitario per chiarimenti. Questo è essenziale. La conferma delle accuse evita malintesi in futuro. Faccio anche delle ricerche sui costi tipici di servizi simili. Questa conoscenza può aiutare nelle negoziazioni. Questo è perspicace. Conoscere i prezzi standard consente di discutere meglio con i fornitori. Ti è mai capitato di riscontrare una situazione in cui la fattura non era corretta? Sì, una volta ho ricevuto una fattura per un servizio che non ho mai ricevuto. È stato frustrante rettificare. Sembra frustrante. Come hai risolto il problema? Ho contattato il servizio clienti e ho fornito la documentazione a supporto del mio caso. L'hanno rettificato prontamente. La documentazione è fondamentale in tali situazioni. La tenuta dei registri può fornire le prove necessarie. Incoraggio inoltre le persone a leggere la loro polizza assicurativa. Comprendere la copertura può evitare sorprese. Questo è un ottimo consiglio. Molte persone non sono consapevoli di ciò che copre la loro assicurazione. Cosa consiglieresti a qualcuno che ha a che fare con una spesa medica significativa che non può permettersi? Suggerirei di contattare l'operatore sanitario per un piano di pagamento. Molti offrono opzioni flessibili. I piani di pagamento possono alleviare lo stress finanziario. Consente pagamenti mensili gestibili. Inoltre può essere utile esplorare i programmi di assistenza finanziaria. Alcuni ospedali offrono supporto per pazienti a basso reddito. Questa è un'opzione preziosa. Molte persone non si rendono conto che tale assistenza è disponibile. Hai mai chiesto aiuto per una fattura medica? Non ne ho avuto bisogno, ma conosco persone che hanno beneficiato di programmi di sostegno. Questo è incoraggiante. Le risorse comunitarie possono alleviare parte dell'onere finanziario. Che ne dici dell'utilizzo delle carte di credito per le spese mediche? È una decisione saggia? Le carte di credito possono essere un'arma a doppio taglio. Forniscono un sollievo immediato, ma possono portare al debito se non gestite con attenzione. Questo è un punto giusto. È essenziale disporre di un solido piano di rimborso se si utilizzano carte di credito. Che ne dici di negoziare direttamente il disegno di legge? L'hai provato? Sì, ce l'ho. A volte i fornitori possono essere disposti a ridurre le spese o offrire sconti. Questo è un approccio intelligente. Essere educati e spiegare la propria situazione può produrre risultati positivi. Hai avuto successo con la negoziazione in passato? Potrebbe non funzionare sempre, ma vale la pena provarlo, soprattutto con bollette di grandi dimensioni.
Questo è un consiglio prezioso. La perseveranza può ripagare quando si tratta di spese mediche. Pensi che più persone dovrebbero acquisire conoscenze sulla fatturazione medica? Assolutamente. La comprensione del processo di fatturazione può portare a risultati migliori e a ridurre lo stress. Sono d'accordo. L'istruzione è la base per gestire le spese impreviste in modo più efficace. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Le tue esperienze e i tuoi suggerimenti sono inestimabili. Grazie, John. Mi è piaciuto discutere con te di come gestire le spese mediche impreviste. Continuiamo a esplorare argomenti più pratici a beneficio del nostro pubblico in futuro. Lezione 2. Combattere efficacemente la procrastinazione. Buongiorno Anna, spero che tu stia trascorrendo una giornata produttiva. Buongiorno, John. Sto bene, grazie. Di quale argomento intrigante vuoi discutere oggi? Vorrei parlare della procrastinazione. Quali strategie ti aiutano a evitare la procrastinazione? Questo è un ottimo argomento. Trovo che fissare obiettivi chiari e specifici sia una delle strategie più efficaci. Questo ha senso. Obiettivi chiari possono fornire un obiettivo a cui mirare. Come ti assicuri che i tuoi obiettivi siano realistici? Valuto il mio programma prima di fissare degli obiettivi. Tenere conto del mio tempo disponibile è essenziale. Questo è un approccio intelligente. La pianificazione realistica consente una migliore gestione del tempo. Inoltre suddivido le attività più grandi in passaggi più piccoli e gestibili. Li fa sembrare meno scoraggianti. Sono d'accordo. Compiti più piccoli possono aiutare a ridurre la sensazione di sopraffazione e portare a progressi. Un'altra tecnica che uso è la tecnica del pomodoro. Implica lavorare per un tempo prestabilito e poi fare delle pause. La tecnica Pomodoro consente una concentrazione intensa. Le pause frequenti possono prevenire il burnout. Sì, trovo che mi mantenga la mente fresca. Come si fa a rimanere motivati durante le attività lunghe? Elenco le ricompense per il completamento delle attività. Celebrare i piccoli traguardi mi mantiene motivato. È un'idea intelligente. I premi creano un senso di realizzazione che ispira ulteriori sforzi. Cerco anche di eliminare le distrazioni. La creazione di un ambiente mirato migliora la produttività. Completamente d'accordo. Lasciare andare le distrazioni facilita la concentrazione. Hai un posto specifico in cui preferisci lavorare? Lo faccio. Preferisco una stanza tranquilla con una buona illuminazione. Mi aiuta a mantenere la concentrazione. Sembra l'ideale. Uno spazio di lavoro comodo e organizzato può influire in modo significativo sulla produttività. Inoltre, limito il mio tempo sui social media mentre lavoro. Può essere una grande distrazione. I social media possono effettivamente consumare tempo prezioso. Stabilire dei limiti è essenziale. Hai mai provato a creare una routine quotidiana per combattere la procrastinazione? Sì, ce l'ho. Stabilire una routine mi consente di assegnare orari specifici per le attività. Questa è una strategia utile. Una routine costante può dare struttura alla giornata. Esistono app o strumenti specifici che ritieni utili per rimanere in pista? Uso spesso app per la gestione delle attività come Todoist.
mi aiutano a dare priorità alle attività in modo efficace. Gli strumenti di gestione delle attività possono migliorare l'organizzazione. Potrei provare a usarne uno io stesso. Lo consiglio vivamente. Consente una migliore visibilità delle attività e delle scadenze. Come gestisci le attività che trovi particolarmente noiose o poco interessanti? Li divido in parti più piccole. Affrontare le attività con incrementi più piccoli le rende più gestibili. Questo è un metodo intelligente. Può aiutare a mitigare la resistenza mentale all'avvio di un lavoro noioso. Cerco anche di ricordare a me stesso i vantaggi del completamento dell'attività. Concentrarsi sul risultato finale può offrire motivazione. Questa è una prospettiva preziosa. Collegare le attività agli obiettivi personali può aumentare la motivazione. Hai mai riscontrato un miglioramento significativo della tua produttività dopo aver cambiato approccio? Sì, una volta implementati i blocchi temporali strutturati ho notato un aumento sostanziale della mia produttività. I blocchi temporali strutturati possono fornire concentrazione e chiarezza. È impressionante come piccoli aggiustamenti possano portare a grandi cambiamenti. Che consiglio daresti a qualcuno alle prese con la procrastinazione? Suggerirei di iniziare con obiettivi piccoli e raggiungibili. L'aumento graduale della complessità può aiutare a creare slancio. Questo è un ottimo consiglio. Il progresso, per quanto piccolo, può portare a una maggiore motivazione. Grazie per questa interessante conversazione, John. Le tue strategie per combattere la procrastinazione sono fonte di ispirazione. Grazie, Anna. Mi è piaciuto discutere con te strategie efficaci per la produttività. Lezione 3. Gestione delle notifiche per una migliore concentrazione. Buon pomeriggio, Anna. Spero che vi stiate godendo la giornata. Buon pomeriggio, John. Sto bene, grazie. Che argomento hai in mente oggi? Volevo parlare dell'importanza della gestione delle notifiche. Con che frequenza disattivi le notifiche sui tuoi dispositivi? Questo è un argomento pertinente. Cerco di disattivare le notifiche non essenziali ogni giorno. Possono distrarre molto. Sono completamente d'accordo. Le notifiche costanti possono compromettere la concentrazione e la produttività. Cosa consideri le notifiche essenziali? Conservo le notifiche solo per le app importanti, come i messaggi e i promemoria del calendario. Tutto il resto può aspettare. È una scelta saggia. Dare priorità a ciò che conta può aiutare a mantenere una mentalità più chiara. Hai notato dei cambiamenti da quando hai iniziato a gestire le notifiche? Sì, mi sento meno sopraffatto. È più facile concentrarsi sulle attività senza interruzioni costanti. Questo è incoraggiante. Come decidi quando riattivare le notifiche? Valuto l'urgenza della situazione. Se sto aspettando qualcosa di importante, posso riattivare temporaneamente le notifiche. Questa è una strategia pratica. Ti assicura di rimanere informato senza distrazioni. Ti senti in colpa per le notifiche mancanti? Non più. Ho imparato che il mio benessere è più importante che rispondere immediatamente. Questa è una realizzazione profonda. La salute mentale dovrebbe sempre avere la precedenza. Hai impostato orari specifici per verificare la presenza di notifiche perse? Sì, di solito indico 2 o 3 volte al giorno. Questo crea una routine che funziona per me.
Sembra efficace. Stabilire dei limiti può aiutare a concentrarti maggiormente sulle attività. Esattamente. Incoraggio inoltre gli altri a considerare le proprie abitudini di notifica. La consapevolezza è il primo passo. Che consiglio daresti a qualcuno che ha problemi con le reazioni impulsive alle notifiche? Consiglierei di iniziare in piccolo. Prova a disattivare le notifiche per un'app alla volta. Questo è un ottimo consiglio. Ridurre gradualmente le distrazioni può portare a cambiamenti più significativi. Inoltre può aiutare le persone a identificare quali notifiche aggiungono davvero valore alla loro vita. Hai mai avuto problemi durante la disattivazione delle notifiche? Sì, inizialmente era difficile. Ero ansiosa all'idea di perdermi qualcosa di importante. Molte persone condividono questa preoccupazione. Come l'hai superata? Mi sono ricordato che la maggior parte delle notifiche può attendere. Mi concentro innanzitutto sulle mie attività immediate. Questa è un'ottima mentalità. Imparare a dare priorità può ridurre l'ansia. Credo che ci voglia pratica per sentirsi a proprio agio con questo approccio. Davvero, si tratta di allenarsi a riconoscere la falsa urgenza. Come trovi l'equilibrio tra essere connessi e rimanere concentrati? Pianifico il tempo per interagire con i social media. Mi assicura di rimanere collegato senza distrarmi. Questo è un metodo intelligente. La pianificazione degli orari può aiutare a gestire efficacemente il consumo digitale. Consiglio inoltre di limitare l'utilizzo dei social media a orari specifici. Impedisce ore di scorrimento senza scopo. Sono completamente d'accordo, la gestione del tempo è fondamentale nell'era digitale. Hai sperimentato app che aiutano a gestire le notifiche? Sì, ho usato Forest. Ti incoraggia a concentrarti facendo crescere alberi virtuali evitando le distrazioni. Questo è un approccio creativo. L'attenzione alla gamification può rendere il processo più piacevole. Esattamente. Trovo che mi mantenga motivato a stare lontano dalle distrazioni. Grazie per questa discussione approfondita, Anna. Le tue strategie per la gestione delle notifiche sono molto utili. Grazie John. Mi è piaciuto esplorare questo argomento fondamentale con te. Continuiamo a discutere di altri modi per migliorare la nostra produttività in futuro. Lezione 4. Il grande dibattito. Libri cartacei e digitali. Buon pomeriggio, Anna. Spero che stiate trascorrendo una piacevole giornata. Buon pomeriggio John. Sto davvero bene, grazie. Qual è l'argomento di oggi? Volevo discutere della preferenza tra libri cartacei e digitali. Quale formato preferisci? Preferisco fortemente i libri cartacei. È qualcosa di speciale nel tenere in mano un libro fisico. Posso capirlo. L'esperienza sensoriale di un libro cartaceo è davvero unica. Cosa ti piace di più? Adoro l'odore delle pagine e il suono delle pagine che si sfogliano. Si aggiunge all'esperienza complessiva. Questi elementi sensoriali sono spesso trascurati nei formati digitali. Hai notato altri vantaggi dei libri cartacei? Sì, trovo anche più facile concentrarmi quando leggo un libro stampato. Ci sono meno distrazioni.
Questo è un vantaggio significativo. I dispositivi digitali possono spesso tentare gli utenti con notifiche e app. Esattamente. Quando leggo un libro cartaceo, la mia mente è completamente assorbita dalla storia. Hai mai provato a leggere in digitale? Oh, uso un e-reader per viaggiare per risparmiare spazio. Tuttavia, preferisco ancora la stampa. Questo ha senso. Gli e-reader sono comodi, soprattutto quando si viaggia. Quali caratteristiche apprezzi di loro? Apprezzo la dimensione del carattere regolabile. Può rendere la lettura più confortevole. Questa è una caratteristica eccellente. Alcune persone apprezzano anche la retroilluminazione per la lettura in condizioni di scarsa illuminazione. Sì, ma trovo comunque più rilassante il bagliore di una lampada mentre leggo un libro cartaceo. Vedo come potrebbe essere più piacevole. Che ne dici di prendere appunti? Lo trovi più facile in un unico formato? Preferisco prendere appunti a margine di un libro cartaceo. Sembra più personale e diretto. Molte persone la pensano allo stesso modo. La scrittura in un libro fisico crea una connessione con il testo. Prendere appunti digitali non ha la stessa intimità. Tuttavia, alcuni preferiscono la digitazione per motivi di efficienza. L'efficienza è un punto di forza per i formati digitali. Consentono ricerche e organizzazione rapide delle note. Vero. Offrono un facile accesso alle definizioni e alle risorse aggiuntive. Ciò può migliorare la comprensione. Pensa che l'ascesa dei libri digitali possa influire sul futuro dell'editoria cartacea? Può darsi, ma credo che ci saranno sempre lettori che amano la carta stampata. Questa è una prospettiva promettente. I libri stampati hanno una certa nostalgia che molte persone hanno a cuore. Davvero. Penso che le biblioteche e le librerie indipendenti continueranno a prosperare come centri comunitari. Lo spero. L'esperienza tattile di sfogliare gli scaffali non può essere replicata digitalmente. Hai mai visitato una biblioteca e ti sei sentito ispirato dalla presenza fisica dei libri? Sì. L'atmosfera di una biblioteca è rilassante ed evoca un senso di avventura e scoperta. Mi sento allo stesso modo? È magia nell'esplorare mondi diversi attraverso i libri. Che consiglio daresti a chi sta cercando di decidere tra stampa e digitale? Suggerirei di provare entrambi i formati. Le preferenze personali variano e ognuna ha i suoi vantaggi. Questo è un ottimo consiglio. La sperimentazione può aiutare a comprendere meglio le proprie abitudini di lettura. In definitiva, ciò che conta di più è il contenuto. La storia dovrebbe risuonare, indipendentemente dal formato. Verissimo. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. La tua passione per la lettura traspare. Grazie John, mi è piaciuto discutere con te dei meriti dei libri cartacei e digitali. Continuiamo a esplorare altri argomenti letterari nelle nostre conversazioni future. Lezione 5. Come gestire gli acquisti di grandi biglietti. Buon pomeriggio, Anna. Spero che la tua giornata stia andando bene. Buon pomeriggio John, sto abbastanza bene, grazie. Che argomento hai in mente oggi? Volevo parlare del processo di acquisto di articoli di grandi dimensioni. Quali misure intraprendete per effettuare tali acquisti? Questo è un argomento importante. Affronto le questioni più importanti con un'attenta pianificazione e ricerca.
Questo è un approccio saggio. Qual è il primo passo del tuo processo? Di solito inizio identificando le mie esigenze e priorità. Comprendere ciò di cui ho veramente bisogno è essenziale. Questo è un primo passo fondamentale. Come si raccolgono informazioni sull'articolo desiderato? Conduco ricerche approfondite online. Ho letto le recensioni e confronto le specifiche. Il confronto tra diverse opzioni è importante. Preferisci fonti specifiche per le recensioni? Mi affido spesso a siti web affidabili e alle segnalazioni dei consumatori. Forniscono valutazioni imparziali. Questo ha senso. Comprendere i pro e i contro può aiutare a prendere una decisione informata. Una volta raccolte informazioni sufficienti, creo un elenco di potenziali opzioni. Questa è una strategia pratica. Restringere le scelte può facilitare il processo decisionale. Dopodiché, controllo i prezzi migliori. Cerco sconti, offerte o saldi stagionali. Fare acquisti per i prezzi può portare a risparmi significativi. Hai mai utilizzato strumenti di confronto dei prezzi? Sì, utilizzo spesso siti di comparazione online per assicurarmi di ottenere l'offerta migliore. Questa è una mossa intelligente. La tecnologia può aiutare in modo significativo nel processo di acquisto. Se posso, preferisco vedere l'oggetto di persona prima di prendere una decisione definitiva. Questo è saggio. Sperimentare il prodotto in prima persona aiuta a valutarne la qualità. Vero, prendo nota anche della politica di restituzione del negozio. Sapere di poter restituire un articolo se non soddisfa le mie aspettative è fondamentale. Questa è una considerazione importante. Una buona politica di restituzione aggiunge sicurezza all'acquisto. Hai mai incontrato difficoltà nell'acquistare un articolo di grandi dimensioni? Ho riscontrato casi in cui il prodotto non ha soddisfatto le mie aspettative dopo l'acquisto. Può essere frustrante. Come l'hai gestita? Ho restituito l'articolo e ne ho optato per un altro dopo ulteriori ricerche. A volte tornare è l'opzione migliore. Che consiglio daresti a chi acquista il primo articolo di grande valore? Consiglierei loro di prendersi il loro tempo. La fretta può portare a decisioni sbagliate. Questo è un ottimo consiglio. La pazienza è fondamentale per fare grandi acquisti. Inoltre, consiglio di fissare un budget in anticipo. Questo aiuta a evitare spese eccessive. Sì, avere un budget consente di tenere sotto controllo la spesa. Fornisce un quadro chiaro per il processo decisionale. Che dire delle opzioni di finanziamento? Li consideri quando effettui l'acquisto? Valuto attentamente le opzioni di finanziamento. I piani a tasso basso o zero possono essere utili se gestiti con saggezza. Questo ha senso. Comprendere i termini e le condizioni è essenziale prima di accettare qualsiasi finanziamento. Esattamente. La trasparenza nei dettagli aiuta a evitare problemi imprevisti in seguito. Pensi che le influenze sociali influiscano sulle nostre decisioni di acquisto di articoli di grandi dimensioni? Sì, la società spesso spinge gli individui verso determinati marchi o modelli. Questo è vero. È essenziale ricordare innanzitutto le esigenze personali. Ti sei mai sentito influenzato dalle tendenze popolari quando effettui un acquisto? Sì, ma cerco di rimanere con i piedi per terra.
Concentrarmi sulle mie esigenze specifiche mi aiuta a resistere a tentazioni inutili. Si tratta di un approccio encomiabile. Rimanere fedeli a se stessi è fondamentale. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri, Anna. Le tue opinioni sull'acquisto di articoli di grandi dimensioni sono inestimabili. Grazie, John. Mi è piaciuto discutere di questo argomento con te. Continuiamo a esplorare strategie pratiche per prendere decisioni informate in futuro. Lezione 6. Decidere quando chiamare un professionista per le riparazioni. Buon pomeriggio, Anna. Spero che tu stia passando una bella giornata. Buon pomeriggio, John. Sto davvero bene, grazie. Qual è l'argomento di oggi? Volevo discutere del processo decisionale relativo alle riparazioni domestiche. Come decidi quando rivolgerti a un professionista per le riparazioni? Questo è un argomento importante. Per prima cosa valuto il problema. Comprendere il problema è fondamentale. Sono d'accordo. La valutazione della situazione aiuta a determinare se è necessario un aiuto professionale. Cosa cerchi in un problema? Considero la complessità e i rischi connessi. Se si tratta di un problema minore, posso provare a risolverlo da solo. Sembra ragionevole. Hai compiti specifici che ti senti sicuro di gestire da solo? Sì, posso gestire compiti semplici come cambiare le lampade o sbloccare gli scarichi. Sono ottime capacità da avere. Tuttavia, che dire di questioni più complicate? Se un problema riguarda lavori elettrici o idraulici, preferisco rivolgermi a un professionista. La sicurezza è la mia priorità. È una decisione saggia. Problemi complessi possono portare a errori costosi se non gestiti correttamente. Esattamente! Considero anche con quanta urgenza debba essere affrontata la riparazione. Alcuni problemi non possono aspettare. L'urgenza è fondamentale. Come trovare professionisti affidabili per le riparazioni? Di solito chiedo consigli ad amici o familiari. Le esperienze personali spesso forniscono spunti preziosi. Questo è un ottimo approccio. I referral affidabili possono far risparmiare tempo e ridurre lo stress. Ho anche letto le recensioni online prima di assumere un professionista. Offrono una prospettiva più ampia. Le recensioni possono essere molto istruttive. Hai mai incontrato un professionista che non ha soddisfatto le tue aspettative? Sì, una volta ho assunto qualcuno sulla base di recensioni positive, ma il suo lavoro era scadente. È stato deludente. Deve essere stato frustrante. Come hai gestito la situazione? Ho comunicato direttamente a loro le mie preoccupazioni. È essenziale affrontare i problemi per risolverli. La comunicazione aperta è fondamentale. Che consiglio daresti a qualcuno incerto su quando chiamare un professionista? Suggerirei di valutare onestamente le loro capacità. Se si sentono a disagio o incerti, è meglio chiedere aiuto. Questo è un ottimo consiglio. Conoscere i propri limiti può portare a riparazioni più sicure ed efficaci. Inoltre, penso che sia saggio considerare i costi. A volte, assumere un professionista può far risparmiare denaro a lungo termine. Assolutamente. Una frettolosa riparazione fai da te può comportare ulteriori danni e maggiori spese. Esattamente. Quali altri fattori consideri prima di prendere una decisione?
Valuto l'impegno in termini di tempo. Se una riparazione richiede troppo tempo o impegno, sono propenso ad assumere un professionista. Si tratta di un approccio pratico. Il tempo è spesso prezioso quanto il denaro. Ritenete che una manutenzione regolare possa evitare la necessità di riparazioni? Sì, sicuramente. La manutenzione ordinaria può ridurre al minimo i potenziali problemi e prolungare la durata degli elettrodomestici. Le misure preventive possono essere molto convenienti. Cerco di programmare regolarmente i controlli di manutenzione. Questo è saggio. Rimanere proattivi aiuta a lungo termine. Hai sviluppato un programma di manutenzione per la tua casa? Sì, tengo un calendario con promemoria per attività come la sostituzione dei filtri dell'aria e il controllo dei rilevatori di fumo. Sembra uno strumento utile. Rimanere organizzati può prevenire sviste. Hai delle routine di manutenzione specifiche che segui? Controllo regolarmente il tetto e le grondaie, soprattutto prima della stagione delle piogge. Questo è importante. Una corretta manutenzione può prevenire danni significativi in seguito. Grazie per questa discussione approfondita, Anna. Le tue strategie per gestire le riparazioni sono illuminanti. Grazie, John. Mi è piaciuto condividere strategie e suggerimenti per decidere quando cercare un aiuto professionale. Continuiamo a esplorare argomenti più pratici nelle nostre conversazioni future. Lezione 7. La motivazione alla base del sostegno alle cause caritatevoli. Buon pomeriggio, Anna. Spero che la tua giornata stia andando bene. Buon pomeriggio, John. Sto bene, grazie. Di che argomento vuoi parlare oggi? Vorrei parlare di cause caritatevoli. Cosa ti ispira a sostenere una causa particolare? Questo è un argomento significativo. Traggo ispirazione da un legame personale con le cause che sostengo. Le connessioni personali possono davvero motivare l'azione. Puoi condividere un esempio? Certamente. Sostengo le organizzazioni che si occupano di salute mentale. Ho visto persone care lottare con problemi correlati. È molto toccante. Vivere le sfide in prima persona può approfondire l'empatia e la comprensione. Esattamente. Credo che sia essenziale sostenere la consapevolezza e il sostegno alla salute mentale. Il patrocinio è fondamentale. Come si scelgono le organizzazioni da sostenere? Faccio ricerche sulle loro missioni e sul loro impatto. Voglio assicurarmi che i miei contributi facciano la differenza. Si tratta di un approccio prudente. La valutazione dell'efficacia di un'organizzazione è essenziale per un supporto significativo. Apprezzo anche la trasparenza. Le organizzazioni che condividono apertamente l'uso dei fondi si guadagnano la mia fiducia. La trasparenza crea credibilità. Offrite il vostro tempo come volontario oltre a fornire contributi finanziari? Sì, lo so. Il volontariato mi permette di vedere in prima persona l'impatto del mio sostegno. Sembra gratificante. In che tipo di volontariato svolgi? Partecipo a campagne di sensibilizzazione sulla salute mentale. Facilito anche seminari per persone in cerca di supporto. Questo è encomiabile. Potenziare gli altri attraverso la conoscenza può cambiare la vita. Trovo appagante fornire uno spazio sicuro in cui le persone possano esprimersi. Hai notato cambiamenti nella tua comunità a seguito di questo lavoro?
Sì, ho visto una maggiore consapevolezza e apertura sui problemi di salute mentale. È incoraggiante. Si tratta di un risultato significativo. Cosa ti motiva a dedicare un impegno così dedicato? Sapere di poter contribuire a rompere lo stigma che circonda la salute mentale mi ispira. Ridurre lo stigma è fondamentale per creare ambienti favorevoli. Hai incontrato difficoltà nella tua attività di patrocinio? Sì, ci sono malintesi e riluttanza tra alcuni individui. Tuttavia, rimango impegnato a educare gli altri. Questa dedizione è ammirevole. Come gestisci i respingimenti di chi è riluttante a parlare di salute mentale? Rimango paziente e ascolto le loro preoccupazioni. Comprendere il loro punto di vista può aiutare a colmare le lacune. Questo approccio favorisce un dialogo significativo. L'ascolto spesso apre le porte a conversazioni più ampie. Esattamente. Credo che ognuno abbia il potenziale per cambiare prospettiva con le informazioni giuste. Che consiglio daresti a qualcuno che vuole impegnarsi a sostenere una causa? Suggerirei di iniziare con la ricerca. Comprendere il problema e il suo impatto è fondamentale per una difesa efficace. Ottimo consiglio. La conoscenza consente alle persone di prendere decisioni informate. Inoltre incoraggerei le persone a entrare in contatto con le organizzazioni locali. Partecipare a livello di comunità può avere un grande impatto. Il coinvolgimento della comunità crea connessioni più forti tra individui e cause. Sì, e favorisce il senso di appartenenza. Lavorare insieme può amplificare le voci per il cambiamento. Come gestisci il tempo che trascorre tra il sostegno alla tua causa e le altre responsabilità? Do priorità ai miei impegni e stabilisco obiettivi realistici per il mio coinvolgimento. Questa è una strategia saggia. Il bilanciamento dei tempi è essenziale per la sostenibilità del volontariato. Grazie per questa interessante conversazione, John. Il tuo impegno nella comprensione delle cause caritatevoli è fonte di ispirazione. Grazie, Anna. Apprezzo la tua passione per il patrocinio e il prezioso lavoro che svolgi. Lezione 8. Il potere della consapevolezza quotidiana. Buongiorno, Anna. Come stai oggi? Buongiorno, John. Sto bene, grazie. Stai praticando la consapevolezza ultimamente? Sì, ce l'ho. Lo trovo molto utile per la mia lucidità mentale. Ti dedichi a qualche esercizio di consapevolezza? Lo faccio. Pratico la meditazione ogni giorno. Mi aiuta a calmare la mente e a migliorare la concentrazione. Sembra interessante. Per quanto tempo mediti ogni giorno? Di solito medito per una ventina di minuti. È un momento di pace per me. Che mi dici di te? Pratico la consapevolezza attraverso tecniche di respirazione consapevole. Mi permette di rimanere presente. Questo è intrigante. Ho letto che tali pratiche possono migliorare la salute emotiva. Esattamente. La consapevolezza aiuta a gestire lo stress e a ridurre l'ansia. Hai notato dei cambiamenti in te stesso? Sicuramente sì. Mi sento più paziente e resistente. È trasformativo? Sono d'accordo. Alcune persone trascurano l'importanza della consapevolezza. Perché pensi che sia così? Molte persone conducono una vita frenetica.
spesso danno priorità alle attività rispetto al loro benessere mentale. Questo è assolutamente vero. Tuttavia, la consapevolezza richiede solo pochi momenti al giorno. Lo fa. Ho iniziato con soli 5 minuti. Piccoli passi possono portare a cambiamenti significativi. Assolutamente. Credo che la chiave sia la coerenza. Hai incontrato delle difficoltà? Inizialmente ho trovato difficile tenere sotto controllo i miei pensieri. Col tempo è diventato più facile. Questa è un'esperienza comune. La consapevolezza è un'abilità che si sviluppa gradualmente. Sì, richiede pazienza. Rifletto spesso sulla mia giornata durante gli allenamenti. Questo è un approccio meraviglioso. La riflessione può fornire informazioni preziose. Effettivamente. Ho imparato a conoscere i fattori scatenanti dello stress attraverso la consapevolezza. Riconoscere i fattori scatenanti è essenziale per la crescita personale. Come li affronti adesso? Mi fermo e respiro profondamente. Mi permette di rispondere invece di reagire. Questa è una tecnica preziosa. Risposte consapevoli possono prevenire malintesi. Esattamente, lo applico anche nelle conversazioni. Migliora la comunicazione. Apprezzo questa prospettiva. La consapevolezza può rivoluzionare le relazioni interpersonali. Può davvero farlo. Molte persone riferiscono di un miglioramento delle relazioni attraverso la consapevolezza. Forse più persone dovrebbero esplorare la consapevolezza. Potrebbe cambiare la loro vita. Credo di sì. I social media sono pieni di discussioni sulla salute mentale in questi giorni. Sì, è interessante vedere com'è cresciuta la consapevolezza. Diresti che la consapevolezza è di tendenza? Certamente. Le persone sono alla ricerca di modi efficaci per gestire la propria salute mentale. Anche l'aumento delle app e delle risorse online ha un ruolo. Questo è corretto. La tecnologia ha reso la consapevolezza più accessibile a tutti. Quale app di mindfulness mi consigliate? Uso spesso Headspace. Offre meditazioni guidate facili da usare. Ho sentito parlare bene di quell'app. Potrei provarlo. Dovresti. Può fornire un approccio strutturato alla consapevolezza. Forse possiamo motivare i nostri amici a unirsi a noi in questa pratica. È un'idea splendida. La consapevolezza di gruppo può favorire la comunità. Esattamente. Un ambiente favorevole migliora la pratica. Inoltre, la condivisione delle esperienze può fornire nuove informazioni. Non vedo l'ora di discutere insieme dei nostri progressi. Anch'io. Insieme, possiamo incoraggiarci a vicenda. Facciamo un piano per incontrarci settimanalmente per verificare i nostri viaggi di consapevolezza. Sembra perfetto, John. Ne sono entusiasta. Credo che questo impegno porterà a un grande sviluppo personale. Sono d'accordo con tutto il cuore. Grazie per la discussione di oggi. Grazie Anna, ho apprezzato la nostra conversazione. La consapevolezza è un viaggio che vale la pena condividere. Lezione 9. Investire in esperienze vs beni fisici. Buongiorno Anna, spero che tu stia passando una splendida giornata.
Buongiorno John, sto davvero bene. Di cosa vorresti parlare oggi? Volevo approfondire il tema degli investimenti. Investite maggiormente in esperienze o beni fisici? Preferisco investire in esperienze. Spesso portano più gioia e ricordi duraturi. Posso capirlo. Le esperienze tendono ad arricchire la nostra vita in modi che i beni materiali non possono fare. Esattamente. Viaggiare, assistere a concerti ed esplorare nuove culture creano impatti duraturi. Hai fatto viaggi memorabili ultimamente? Sì, ho viaggiato in Italia l'estate scorsa. La cultura, l'arte e la cucina erano incredibili. Sembra incredibile. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? Mi è piaciuto moltissimo visitare i musei di Firenze. L'arte era mozzafiato. L'arte ha effetti così profondi sulla mente e sullo spirito. Hai tratto qualche spunto dai tuoi viaggi? Ho imparato ad apprezzare culture e prospettive diverse. Viaggiare amplia la comprensione. Questa è una lezione preziosa. Come si fa a dare priorità alle esperienze in cui investire? Considero al primo posto le mie passioni e i miei interessi. Cerco esperienze che siano in linea con loro. Questa è una buona strategia. Allineare le esperienze agli interessi aumenta il divertimento. Tendi a investire anche in esperienze? Sì, trovo un grande valore nelle esperienze. Tuttavia, occasionalmente investo in beni fisici. In che tipo di beni fisici ritieni che valga la pena investire? Preferisco investire in strumenti e attrezzature di qualità, in particolare per hobby come la fotografia. Questo ha senso. Gli strumenti di qualità possono migliorare notevolmente l'esperienza e i risultati. Lo fanno davvero. Tuttavia, continuo a credere che le esperienze spesso forniscano maggiori ritorni di felicità. Sono d'accordo. Le esperienze creano ricordi che durano tutta la vita, mentre i beni fisici possono alla fine perdere il loro fascino. Hai considerato l'impatto delle esperienze sulla crescita personale? Sì, le esperienze spesso ci sfidano e ci aiutano a crescere come individui. Uscire dalla propria zona di comfort è essenziale per lo sviluppo personale. Esattamente, provare nuove attività o esplorare luoghi sconosciuti può portare a incredibili trasformazioni. Che consiglio daresti a qualcuno che è riluttante a investire in esperienze? Li incoraggerei a iniziare in piccolo. Inizia con esperienze locali, prima di pianificare viaggi più grandi. Questo è un buon consiglio. Gli eventi o i workshop locali possono suscitare interesse a ulteriori approfondimenti. Sì, ogni esperienza può portare a maggiori opportunità di crescita e scoperta. Come riesci a bilanciare l'investimento in esperienze con la gestione delle tue finanze? Ogni mese metto da parte un budget specifico per le esperienze. Mi aiuta a pianificare senza spendere troppo. Questo è un approccio saggio. Il budget assicura che possiate godervi la vita rimanendo finanziariamente responsabili. Pensi che i valori sociali abbiano un ruolo nelle nostre preferenze per le esperienze rispetto ai beni? Assolutamente. La società spesso enfatizza il successo materiale, ma le esperienze possono essere molto più soddisfacenti. È importante spostare la prospettiva verso la valorizzazione delle esperienze.
contribuiscono in modo significativo alla nostra felicità. Spero che più persone prendano in considerazione questo cambiamento. Investire in esperienze può portare ad arricchire la vita. D'accordo. Continuiamo a esplorare modi per condividere questa prospettiva con gli altri. Grazie per questa deliziosa conversazione, Anna. Le tue intuizioni sull'investimento in esperienze sono fonte di ispirazione. Grazie, John. Mi è davvero piaciuto discuterne con te. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda, a cercare esperienze preziose nella vita.